Ciao a tutti, se ti ritrovi a dire sempre sì anche quando vorresti dire no, se metti costantemente i bisogni delle altre persone al di sopra dei tuoi e cerchi disperatamente l'approvazione e il riconoscimento da parte degli altri, allora è possibile che tu sia un people pleaser. Questo termine, traducibile come compiacente verso le persone, descrive un tipo di personalità che cerca di evitare il conflitto a tutti i costi e che si preoccupa eccessivamente del giudizio altrui. Essere un people pleaser può sembrare un tratto positivo e generoso, ma a lungo andare può causare una serie di problemi emotivi, mentali e sociali. Chi è un people pleaser? Un people pleaser è qualcuno che si sforza costantemente a far felici gli altri, spesso sacrificando le proprie necessità, i propri desideri e i propri obiettivi. Questa tendenza è alimentata da un bisogno profondo di essere accettati e amati e da una paura del rifiuto o del conflitto. Essere disponibili, gentili e accomodanti può sembrare una qualità positiva, ma quando diventa un meccanismo di sopravvivenza può diventare un ostacolo alla propria felicità e alla propria crescita personale. Come riconoscere i segnali di un people pleaser? Essere un people pleaser può manifestarsi in molti modi e ci sono alcuni segnali molto chiari che possono aiutarti a capire se questa tendenza fa parte della tua vita. Incapacità di dire no. Uno dei tratti distintivi di un people pleaser è la difficoltà a rifiutare le richieste degli altri. Anche quando sei stanco, sovraccarico di impegno o semplicemente non vuoi fare qualcosa, ti senti costretto a dire sì. Questo ti porta spesso a fare cose che non desideri veramente, solo per evitare di deludere gli altri. Necessità costante di approvazione. Se hai bisogno che gli altri riconoscano costantemente il tuo valore, la tua bontà e i tuoi sforzi, potresti essere un people pleaser. Cerchi conferme e gratificazioni esterne per sentirti valido e apprezzato. Paura del conflitto. Eviti a tutti i costi discussioni o confronti. Preferisci mantenere la pace e sacrificare le tue opinioni e desideri piuttosto che affrontare un conflitto, anche se questo significa reprimere ciò che senti veramente. Mettere gli altri al primo posto. Se metti sempre i bisogni, i desideri e le opinioni degli altri al di sopra dei tuoi, è un segno che stai rinunciando alla tua autonomia e alla tua identità. Ti sforzi costantemente di compiacere gli altri anche a discapito del tuo benessere. Eccessiva preoccupazione per ciò che gli altri pensano. La tua autostima e il tuo valore sono strettamente legati all'opinione che gli altri hanno di te. Ti preoccupi continuamente di essere giudicato o respinto e cerchi di evitare qualsiasi cosa che possa far pensare negativamente a te. Le radici del comportamento da people pleaser. Perché alcune persone sviluppano questa tendenza a compiacere gli altri? Le ragioni possono essere molteplici e spesso risalgono alle esperienze infantili e ai modelli appresi durante la crescita, come ad esempio esperienze d'infanzia. Se sei cresciuto in un ambiente in cui l'approvazione dei genitori o degli adulti era condizionata, potresti aver imparato che essere bravo e far felici gli altri era l'unico modo per ottenere amore e attenzione. Questo può portarti da adulto a ripetere lo stesso schema, nella speranza di sentirti accettato e apprezzato. Anche una bassa autostima e la mancanza di fiducia in sé possono portare a cercare la validazione esterna come mezzo per sentirsi degni di valore e di amore. Il bisogno di essere apprezzati dagli altri diventa un modo per colmare il vuoto interiore. Paura dell'abbandono o del rifiuto. Chi ha paura di essere abbandonato o rifiutato tende a compiacere gli altri nel tentativo di evitare l'isolamento. Questo comportamento nasce dal timore di perdere l'affetto o l'accettazione delle persone importanti. Condizionamento culturale o sociale. In alcune culture e società, soprattutto per le donne, il ruolo di compiacere è spesso incoraggiato e valorizzato. Crescere in un contesto in cui essere accomodante e disponibile è considerato un comportamento desiderabile che può contribuire a rafforzare questa tendenza. Le conseguenze del comportamento da people pleaser. Essere un people pleaser può sembrare un tratto positivo in superficie, ma nel tempo può causare seri problemi, come ad esempio la perdita di identità.
Nel tentativo di compiacere gli altri potresti perdere il senso di chi sei veramente. Sacrificare costantemente i tuoi bisogni e desideri porta a una mancanza di autenticità e alla sensazione di vivere una vita che non ti appartiene. Esaurimento emotivo e fisico. L'impegno incessante per soddisfare gli altri può portare a esaurimento, ansia, stress e persino depressione. Ti senti svuotato perché dedichi tutte le tue energie a far felici le altre persone, senza mai prenderti cura di te stesso. Relazioni squilibrate e tossiche. I people pleaser tendono ad attrarre persone che sfruttano la loro disponibilità, il che può portare a relazioni sbilanciate o addirittura tossiche. La mancanza di confini chiari può far sì che gli altri si aspettino sempre di ottenere ciò che vogliono da te. Frustrazione e risentimento. A lungo andare il people pleaser può sviluppare sentimenti di frustrazione e di risentimento verso gli altri, poiché si sente sfruttato e non apprezzato. Questi sentimenti possono portare a una maggiore infelicità e a un senso di amarezza. Come liberarsi dal comportamento da people pleaser? Se ti riconosci in queste descrizioni, sappi che non sei solo e che è possibile cambiare. Ecco alcuni passi per iniziare il percorso di guarigione. Primo passo per superare questa tendenza è riconoscere di essere un people pleaser. Diventa consapevole di quando e come metti i bisogni degli altri al di sopra dei tuoi. Inizia a praticare l'arte di dire no in modo assertivo. Non devi giustificare o spiegare ogni rifiuto. Imparare a dire no è un modo per affermare la tua autonomia e rispettare i tuoi bisogni. Stabilisci confini chiari e impara a rispettarli. Comunica agli altri ciò che sei disposto a fare e ciò che non sei disposto a tollerare. Coltiva l'autostima e il senso di valore personale. Impara a riconoscere i tuoi pregi e ad apprezzare chi sei, indipendentemente dall'approvazione altrui. Imparare ad accettare il fatto che non tutti ti ameranno o ti approveranno è liberatorio. Quando accetti che il rifiuto fa parte della vita, diventi meno dipendente dal giudizio altrui. Prenditi del tempo per riflettere su chi sei realmente e su ciò che desideri nella vita. Inizia a esprimere le tue opinioni anche quando sono diverse da quelle degli altri. In breve, essere un people pleaser può sembrare un modo per ottenere l'amore e l'accettazione che desideri, ma a lungo andare può portare a esaurimento, perdita di identità e relazioni insoddisfacenti. La buona notizia è che puoi cambiare questo comportamento lavorando sulla tua consapevolezza, imparando a dire no e coltivando la tua autostima. Ricorda che la tua felicità e il tuo benessere sono importanti, tanto quanto quelli degli altri, e che meriti di essere autentico e rispettato per ciò che sei. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.